Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Arm Wrestling Motivation. Allora, nel video di oggi andremo a parlare dei trucchetti nel braccio di ferro. Ovviamente una vera e propria formula magica per non perdere mai non esiste, però sono sicuro che con questi accorgimenti sin da subito migliorerete. Iniziamo. Allora, il primo trucco serve per migliorare il controllo dei vostri angoli. Nel braccio di ferro gli angoli sono molto importanti, soprattutto quello tra la mano e la spalla e quello tra il gomito e il dorsale. Ovviamente un cattivo controllo di questi angoli può essere dovuto a diversi fattori, o un allenamento sbagliato, una mancanza di forza o una mancanza di tecnica. Se è una mancanza di tecnica, questo si può risolvere facendo attenzione durante l'esecuzione degli esercizi o durante lo sparring. Però c'è un trucchetto che può aiutarvi a migliorare sin da subito. Questo trucchetto consiste nel posizionarsi nella solita maniera in cui si lotta, prendere un oggetto che può essere una pallina, può essere questo, può essere una penna, qualsiasi cosa, e la posizionate nel vostro angolo che solitamente perdete. In questo caso l'ho posizionato tra l'avambraccio e la spalla. Quando voi andrete in fase perdente e vi aprirete o in fase vincente e vi aprirete, succederà che l'oggetto cade. Questo significa che il vostro angolo sta diventando meno efficace. Questo trucchetto me l'ha insegnato Kalinichenko, perché durante le sue lezioni, quando controllava come eseguivo gli esercizi, ha notato che tendevo ad allontanare il corpo dal braccio. Quindi lui mi ha consigliato: prendi un oggetto abbastanza piatto e mettilo sotto l'ascella. In questo modo, durante l'esecuzione di un esercizio, se io mi allontano, succede che l'oggetto cade. E questo è un segnale che il mio angolo è poco efficace. Il secondo trucco è molto particolare e l'ho visto fare a Zeblinkov in un suo video. Muovere il gomito sul pad è molto importante, però il problema è che si crea l'attrito e l'attrito ci limita nella velocità. Per risolvere questo problema, Zeblinkov spiega che la pelle del nostro gomito è molto elastica, vedete? Sapendo questa cosa, Zeblinkov consiglia di posizionarsi qualche centimetro col gomito più indietro del punto in cui partite solitamente. Quindi se ad esempio partite in questo punto qui, vi posizionate indietro e senza staccare la pelle del gomito vi posizionate sul punto dove partite di solito. Questo vi favorirà un minore attrito e un migliore scatto iniziale. Vedete? Il terzo trucco serve per migliorare l'efficacia delle vostre dita, perché anche se avete delle dita molto forti, non è detto che riuscirete ad utilizzarle al tavolo. Questo consiglio si applica soprattutto sulle persone che hanno le dita corte e consiste nel scivolare con il palmo sotto la mano avversaria in modo che esce una sezione del palmo. Questo favorirà una miglior presa e quindi riuscirete a sfruttare le vostre dita in un modo migliore. Il quarto consiglio è: controllate sempre di avere il centro del tavolo. Sui tavoli professionali, esattamente al centro c'è una bussola. Deve essere perfettamente centrata con le mani dei due atleti. Ovviamente gli arbitri che sono ai lati fanno molta fatica a vedere il centro in questa maniera. Loro vedono il centro così, lo vedono, ma questo qui lo vedono di meno. Quindi fate sempre attenzione, fate il modo di avere il centro, perché anche pochi centimetri che vi spostate o nella fase perdente o nella fase vincente possono cambiare totalmente il risultato dell'incontro. Il quinto consiglio è quello di tenere il polso dritto e le nocche che guardano in alto.
Questo favorirà una protezione delle vostre dita all'inizio, qualsiasi sia la vostra tecnica, sia che andate in gancio sia che andate in top roll. Ovviamente questa cosa non vale sempre, ci sono diversi casi, infatti il consiglio mio è fate più pratica possibile, così vi capitano tantissime situazioni al tavolo e durante una gara sapete meglio come reagire alle varie situazioni, appunto. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Questi erano i 5 trucchetti nel braccio di ferro. Scrivete nei commenti quali trucchetti conoscevate e quali no. Ovviamente ragazzi, ricordate che questi sono solo trucchetti. Sì, vi faranno migliorare, ma comunque dovete allenarvi. Però dicono che se lasciate un like e un commento ricevete subito il 20% di forza in più. Quindi non lo so, fate voi. E concludo questo video con una frase. Ricordati, tu puoi tutto, sei una guerriera. E concludo questo video con una frase. Quando vi dicono che non potete farcela, vi stanno mostrando i loro limiti, non i vostri.